Buongiorno, benvenuti sul mio canale YouTube Astrotarotina, un canale dove si parla di astrologia di tarocchi, ma non solo di astrologia di tarocchi, anche di tante altre cose interessanti. Oggi in particolare parleremo di meditazione e introspezione attraverso i tarocchi. Vi guiderò in un viaggio interiore dandovi alcuni punti per aiutarvi a proprio per aiutarvi a elaborare la vostra guida, il vostro modo di affrontare la visualizzazione e utilizzare la visualizzazione dei tarocchi. Allora, la meditazione, la visualizzazione e l'introspezione sono delle pratiche che, se sono combinate, la loro combinazione veramente è molto potente, perché ci aiuta a entrare in una profonda connessione con noi stessi e a migliorare, approfondire la conoscenza e la comprensione soprattutto della nostra parte più interiore, più nascosta. Ma prima di entrare veramente nella definizione, come al solito, vi invito a mettere un pollice, a attivare la campanellina delle notifiche, a iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, a condividerlo con altri, a inviarmi una mail se desiderate una consulenza di astrologia o di tarocchi a mariacristina.astrotarot con una T finale a gmail.com, e andare anche a scoprire i moltissimi contenuti che già esistono sulla mia pagina Instagram. Allora, senza essere pedante, ma veramente in due parole sulla meditazione, sulla visualizzazione e sull'introspezione. Allora, penso che tanti di voi già sapranno di cosa sto parlando, ma io faccio questi video sempre cercando di tenere un buon equilibrio fra le persone che sono già al corrente, che magari desiderano approfondire o scoprire dei nuovi modi di fare ricerca o delle nuove parti da aprire, delle nuove porte da aprire, ma anche di rivolgermi a chi magari invece non ha esperienza di queste cose. Allora, la meditazione è una pratica che calma la mente, questo lo sappiamo tutti, attraverso la respirazione, attraverso il mantra per esempio, oppure semplicemente osservando i nostri pensieri che passano senza giudicare. Che cosa fa la meditazione? Varie cose. Favorisce la chiarezza mentale perché aiuta a dissipare i pensieri caotici, a capire meglio le nostre emozioni e i nostri pensieri, ci aiuta anche ad avere una maggiore calma interiore, perché una pratica meditativa regolare ci aiuta a trovare una stabilità emotiva che poi ci permette di esplorare gli aspetti più profondi di noi senza essere sopraffatti dalle emozioni, e poi quello che tutti sanno, riduce lo stress perché crea un'atmosfera più calma, più tranquilla. La visualizzazione è una tecnica che permette di immaginare immagini, scenari e anche situazioni specifiche. Viene usata in una situazione di rilassamento che può essere indotto dalla meditazione, ma non solo, ci sono altre tecniche, e serve proprio per attivare l'immaginazione e creare delle esperienze nuove positive. Viene usata molto la visualizzazione per esempio dagli sportivi che devono raggiungere certi risultati e quindi, come dire, li vedono e quindi ciò aiuta, li immaginano e quindi ciò li aiuta poi a raggiungerli davvero, oppure per guarire certe ferite proprio anche emozionali o rafforzare degli aspetti di sé. La visualizzazione infatti permette di conoscerci meglio, di conoscere meglio le situazioni passate, ma anche i nostri desideri e gli obiettivi futuri, rivela dei blocchi emotivi, cioè delle convinzioni limitanti, degli schemi ripetitivi che spesso affondano le loro radici nel passato, e poi ci aiuta anche a elaborare un atteggiamento positivo nei confronti di noi stessi, perché elaboriamo degli scenari in cui siamo in pace con noi stessi e quindi poi abbiamo uno sguardo su quelli che noi consideriamo i nostri errori o le nostre imperfezioni diverso, più benevolo. L'introspezione è un processo di riflessione su di noi che ci permette di esaminare i nostri pensieri, le nostre emozioni, le nostre convinzioni, proprio per capirci meglio, e favorisce la consapevolezza personale, naturalmente. Anche questo ci aiuta a identificare i famosi schemi di cui abbiamo parlato poc'anzi, gli schemi ripetitivi, i pensieri limitanti, le convinzioni limitanti, e poi ci aiuta a aumentare, cioè favorisce il nostro sviluppo personale. Ma voi mi direte, perché la visualizzazione con i tarocchi? Beh, la visualizzazione con i tarocchi presenta numerosi vantaggi. Il primo, direi,
è quello di sviluppare o perlomeno di affinare l'intuizione. Perché questo? Perché i tarocchi, vedete qui vi mostro un bellissimo tarocchio del 1639 di Philippe Vacher, che mi sono procurata alla Maison du Tarot di Marsiglia, per cui saluto l'amico Emmanuel Coudreau che se ne occupa. I tarocchi, quindi gli arcani maggiori in particolare, ma le 78 carte comunque, contengono dei simboli di archetipi potenti, e quindi la loro visualizzazione, l'osservazione e la visualizzazione ci aiuta veramente a ascoltare la nostra voce interiore e a fidarci delle nostre sensazioni. Perché vi propongo questo, ma potrei cambiare, proporvi la luna nella versione di Kamau Jodorowsky. I tarocchi fungono da specchio, sono il nostro specchio, uno specchio dei nostri desideri, dei nostri obiettivi, e quindi servono a chiarire ciò che desideriamo manifestare, e naturalmente ci aiutano anche a stimolare la nostra creatività, perché aprono nuove prospettive. E perché questo? Perché noi superiamo dei blocchi, andiamo oltre i nostri limiti e generiamo idee quindi innovative. Naturalmente la visualizzazione con i tarocchi aiuta anche la riduzione dello stress e dell'ansia, perché lavoriamo attraverso un momento di rilassamento, di meditazione di vari tipi naturalmente, e poi ci permette di avere una connessione profonda con noi stessi, con le nostre emozioni, aiutando la nostra trasformazione interiore, favorendo la nostra guarigione, perché ci aiuta a capire meglio le nostre ferite, le nostre emozioni, da dove vengono, in modo che noi possiamo affrontare la vita quindi con maggiore fiducia, con maggiore chiarezza, proprio per prepararci alle sfide future, no? Cioè questo è il nostro scopo essenziale. Quindi se noi integriamo queste tre, la pratica della meditazione, la tecnica della visualizzazione, il processo dell'introspezione con i tarocchi di Marsiglia, saremo dotati veramente di uno strumento potente che possiamo introdurre nella nostra routine della vita di tutti i giorni, per arricchire la nostra pratica meditativa e per favorire la nostra crescita personale. Ora, se volete scoprire un po' meglio i tarocchi, se già non li conoscete abbastanza, potete andare effettivamente nelle mie pagine Instagram. In alto c'è una rubrica con tutta una serie di argomenti, e ne troverete una proprio che si chiama Tarot Tarocchi. Cliccate dentro e avrete sotto forma di video di pubblicazione tutte le spiegazioni molto brevi e succinte sui 22 arcani maggiori. Troverete tantissime informazioni sugli arcani maggiori e anche su quelli minori, sugli onori, anche nei video YouTube, perché in ogni video YouTube parlo di astrologia tarocchi, di un argomento in particolare, ma sempre dando una descrizione anche degli arcani che uso. Bene, ora vi proporrei questa pratica descritta in vari punti. Potete prendere nota, potete riascoltare il video tutte le volte che volete, in modo poi da poter elaborare la vostra propria guida personale. Allora, prima di tutto il primo punto, si comincia dall'inizio, no? Come si dice, quindi è la preparazione dell'ambiente, per cui vi consiglio di sedervi in un luogo tranquillo, confortevole, privo di distrazioni, in cui potete accendere per esempio una candela per creare un'atmosfera favorevole alla meditazione, potete mettere degli oli essenziali, dei profumi che vi piacciono. Poi si passa alla parte in cui si sceglie la carta o le carte. Allora, io vi consiglio gli arcani maggiori per cominciare, perché contengono dei simboli degli archetipi potenti, naturalmente, quindi le mettete davanti a voi e poi scegliete la o le carte che risuonano con la vostra intenzione o che risuonano anche con la vostra domanda interiore. Allora, la domanda interiore, questo potrebbe essere argomento di un altro video, perché come elaborare la domanda è importante. Io vi consiglio all'inizio di cominciare con delle domande molto semplici, proprio anche in visualizzazione, o semplicemente di chiedere, per esempio, di dirvi qual è l'energia che può aiutarmi questa settimana o questa giornata, questo mese ad affrontare ciò che devo affrontare, se per esempio so che è un periodo abbastanza intenso, e vi lasciate guidare. Per esempio, faccio un esempio, se volete
meditare sulla parte di vitalità e chiarezza, vi consiglio la 19, che è il sole. Se invece volete meditare sulla parte intuizione e subconscio, la 18, che è la luna. Se volete meditare per esempio sul senso di realizzazione, il senso di integrazione, la 21, che è il mondo. Sto usando due mazzi di tarocchi diversi. Se volete meditare sulla parte per esempio di il cambiamento di prospettiva o il lasciarsi andare, la 12, pardon, l'appeso. Se volete meditare sulla fertilità, per esempio la creatività, vi consiglio l'Imperatrice, che è la numero 3. Se volete meditare, per esempio, su l'assertività, il controllo, anche in un certo modo il successo, vi propongo la 4, questa bellissima versione di Philippe Vacher, vedete, con questo bellissimo viola, colore raro, ma che invece qui è ampiamente presente. Oppure l'equilibrio e la trasformazione può essere indotto dalla 8, che è la giustizia. Potete anche naturalmente aggiungere gli elementi l'acqua, la terra e il fuoco, per esempio, che sono presenti negli arcani minori, nella fante, regina, re e cavallo, rispettivamente di bastoni che indicano l'azione, la passione, di spade che indicano il ragionamento e l'intelletto, di denari che indicano la stabilità, la materialità, o di coppe che indicano le emozioni, perché vi possono aiutare a portare in superficie degli elementi che riguardano i quattro elementi, è un gioco di parole. Se volete approfondire questo argomento, esistono sul mio canale YouTube esiste dei video, quindi un video per ogni elemento in cui approfondisco il tema, e anche dei video che legano gli elementi appunto a fante, regina, re e cavallo di ogni seme. Potete aggiungere anche, oltre alla carta, naturalmente un mantra. Che cos'è un mantra? È una frase breve o una parola che viene ripetuta e che contribuisce ad aumentare l'energia della carta. Per esempio, potete usare come mantra "sono in pace" se fate una visualizzazione con la giustizia, perché questo mantra può aiutarvi a coltivare l'equilibrio e la chiarezza che porta questa carta. Ad ogni modo, io vi invito sempre ad essere creativi. Ora, una volta che avete scelto la carta, entriamo più nella tecnica meditativa. Io vi consiglio all'inizio, se non avete mai fatto queste cose, allora, prima di tutto, se già meditate, avete le vostre tecniche di meditazione, perfetto, usatele. Se conoscete le varie tecniche di respirazione, fate pure questo. Se invece non siete abituati, vi consiglio semplicemente di sedervi appunto con grande calma e tranquillità in un ambiente propizio e di respirare, fare delle respirazioni profonde, qualche respirazione profonda, ma naturale, profonda ma naturale, e di osservare il vostro respiro, come sale, come scende, come entra, come esce. Questo serve a radicarvi nel presente, è una pratica molto semplice ma di fatto molto potente. Poi mettete la vostra carta davanti agli occhi, per esempio prendo questa, la mettete sul tavolo davanti agli occhi e lasciate che il vostro sguardo si posi in modo naturale su qualsiasi cosa che catturi la vostra attenzione, senza cercare di dare subito una spiegazione, di farne subito un'analisi. Poi invece fissate davvero lo sguardo sulla carta e osservate ogni dettaglio, colore, oggetto, tutto quello che appare, simbolo, e lasciate che le vostre emozioni, pensieri emergano sempre, come dico sempre, senza giudicare, concentrandovi invece fortemente, direi, sulle sensazioni che provocano. E poi si entra nella fase di visualizzazione di immersione vera e propria. Cioè, per esempio, benissimo, abbiamo scelto la luna perché vogliamo lavorare sull'intuizione e il subconscio, per esempio, no? È una proposta. A questo punto
Immaginate di entrare nella carta, di camminare per esempio sulla Luna, di interagire con gli animali che ci sono, con le figure, con i simboli, di mettere i piedi nell'acqua, per esempio, no? C'è una grande piscina d'acqua, fate delle domande ai personaggi, agli oggetti che sono raffigurati, ascoltate le loro risposte, aspettate che le immagini vi parlino piuttosto che forzarne l'interpretazione, perché questa immersione permette di far emergere proprio delle parti nascoste di noi. E poi, come dico sempre, osservate senza giudicare ciò che emerge e abbiate fiducia nella vostra capacità a collegare l'intuito con la logica, il ragionamento e il sentimento. Allora, questa parte può durare 5 minuti, 2 minuti, 10 minuti, dipende dal giorno, dal momento, dall'argomento, da come siete, se siete più o meno abituati. Quando avrete finito tranquillamente, pieni di gratitudine, ringraziate come al solito, grazie, 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 si ringrazia l'energia dell'universo, e poi io vi consiglio di annotare i pensieri, sensazioni, azioni, intuizioni che sono emerse. Ma perché Cristina, Cristina, direte voi, dobbiamo annotare? Non è che dovete, io ve lo consiglio, però perché secondo me questo, soprattutto all'inizio, aiuta a integrare gli insegnamenti che la carta vi ha proposto nella vostra vita quotidiana e poi avere una traccia dei vostri progressi, della vostra evoluzione personale. E come ultimo punto io vi consiglio di effettuare dei rituali proprio personalizzati. Per esempio questo iter che vi ho descritto potete farlo per esempio ogni mattina, ogni inizio settimana, ogni inizio mese, e questo comincerà veramente a lavorare su di voi, perché combinando la pratica della meditazione, la tecnica della visualizzazione, il processo dell'introspezione con i tarocchi, naturalmente, avrete a vostra disposizione uno strumento potente di meditazione e di introspezione che permette, favorisce una conoscenza più profonda di noi stessi, ma ci aiuta sul nostro percorso di vita. Quindi se volete, vi ridico molto brevemente i 6 punti: la preparazione dell'ambiente, poi potrete riascoltare il video tutte le volte che volete, naturalmente, preparazione dell'ambiente, la scelta delle carte, la tecnica di meditazione, la visualizzazione e l'immersione, l'annotazione, l'integrazione e per finire la creazione di rituali personalizzati. Spero di esservi stata utile perlomeno in questo. Potete riascoltare il video tante volte quanto volete. E concludo con una citazione di Rumi che dice: lasciati attrarre silenziosamente dalla forza magnetica di ciò che ami veramente, perché non ti porterà mai fuori strada. E con questo invito vi ringrazio, vi saluto e vi ringrazio di avermi dedicato una parte del vostro tempo, perché come dico sempre il tempo e la salute sono le 2 cose più preziose. Quindi grazie, grazie, grazie. Le raccomandazioni finali: il pollice se vi è piaciuto, attivate la campanellina delle notifiche, iscrivetevi al video, al canale YouTube Astroterapia se non l'avete ancora fatto, condividetelo se vi piace. Potete naturalmente scrivermi una mail a mariacristina.astrotarotto con una T finale @gmail.com se volete una consulenza di astrologia o di tarocchi, e andare a scoprire gli innumerevoli oramai contenuti di astrologia e di tarocchi che esistono sulle mie pagine Instagram. Poi vedrete nella descrizione del video, a vostra disposizione ci sono anche dei questionari molto semplici, sono dei giochi, un modo di giocare se volete valutare un po' la vostra conoscenza dell'astrologia e dei tarocchi. Basta che mi scriviate al mio indirizzo email, è segnato e scritto nella descrizione del video. Vi auguro un buon tempo e prendetevi cura di voi. Grazie, grazie di aver trascorso questo tempo con me. Alla prossima, ciao!